Sono Giacomo Devoto, chef di Locanda dei Banchieri. Ci troviamo a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, al confine tra Liguria e Toscana. Questa parte d'Italia una volta era chiamata Lunezia, nella quale entravano le città di Viareggio, di Massa fino alle Cinque Terre e arrivava fino a Piacenza. Anche le origini della nostra cucina tante volte tendono ad avere delle influenze tosco-liguri emiliane. Proprio per questo la mia cucina fa un ragionamento sulla scelta di alcuni piatti che diventano molto identitari e che sono iniziati con un ragionamento di consapevolezza gastronomica, quindi riuscire a servire dei piatti identitari ma che racchiudano l'essenza di questa terra. È una terra che ha tutto, un grande respiro sul mare, il luogo dove ci troviamo ha una vista su tutto il Mar Tirreno, una collina toscana composta da ulivi, tutto quello che è tipico di una collina, e poi abbiamo la montagna. Da qua, dalla Locanda dei Banchieri, in 25-30 minuti si arriva addirittura a 1210 metri sul livello del mare. Proprio per questo il mio menù, quello che è forse quello più preferito dai nostri ospiti, si chiama Alpi Apuane e Dita di Nettuno, che rappresenta appieno la mia lunigiana. Quindi un'interpretazione di alcuni piatti che hanno in sé delle caratteristiche legate a piatti classici di mare, ma con degli interventi vegetali, oppure dei piatti classici di terra con degli interventi marini. Faccio l'esempio della tartare di vacca pontremolese con ostrica spezzina e panizza, che ne rappresenta appieno un viaggio, diciamo così, tra La Spezia e Pontremoli, che è comunque un viaggio all'interno di una biodiversità. Ci sono dei piatti che mi rappresentano molto, in particolar modo vorrei citare il lavoro che viene fatto sul vegetale. Abbiamo fatto un percorso virtuoso, è partito dal 2017, da quando ho acquistato questa magnifica dimora toscana che non era avvocata per la ricettività. Oltre a aver ristrutturato totalmente l'edificio, la ristrutturazione è stata importante in bioedilizia per il sostentamento e la sostenibilità della struttura stessa. Tutto questo è stato integrato in un equilibrio di quantità di lavoro, non più di 7 tavoli, non più di 6 camere e 40.000 metri di azienda agricola di proprietà. Sull'azienda agricola abbiamo fatto un lavoro incredibile, quindi avevamo 40.000 metri tra oliveto e piane dedicate ad ortaggi in stato di abbandono da 20 anni. Tutto questo lavoro è stato fatto seguendo dei principi della biodinamica, quindi tutto lo sfalcio è stato riutilizzato come compost, tutti gli olivi sono stati potati e qualcuno addirittura ripiantumato, quindi una 60ina di olivi sono stati ripiantumati. Siamo orgogliosi tantissimo del lavoro che è stato fatto. Non produciamo nessun tipo di vegetale in serra, tutto quello che viene fatto in azienda agricola è fatto in maniera totalmente naturale e biodinamica, seguendo il principio della rotazione. Questa è una cosa fondamentale, in quanto non si potrà mai trovare nella nostra tavola, nel nostro menù, un vegetale che vada al di fuori della stagione. Abbiamo lasciato delle piane totalmente selvatiche dove andiamo a fare un foraging interno senza fare una coltivazione di germogli o di parti piccanti, usando circa 30-35 erbe che vengono in maniera spontanea grazie ovviamente al lavoro che è stato fatto. Queste erbe vengono usate all'interno di tutto il percorso e di tutti i percorsi che vengono fatti in locanda e nei piatti che si trovano alla carta. Vorrei citare in questo momento, in questa parte della stagione, il lavoro che è stato fatto sul finocchio, quindi un finocchio che ha una tripla lavorazione e un recupero di tutte le parti, chiamiamoli scarti, che vengono macerati con una parte grassa e una parte di latte. In questo caso andiamo a creare poi una piccola fermentazione e otteniamo un latte di finocchio. Viene accompagnato da una purea, diciamo così, totalmente naturale di kumqué, un aglio fermentato e limone e un caramello vegetale. Ecco, questo è un piatto molto interessante a cui tengo e che facciamo regolarmente e che si è evoluto regolarmente nel tempo.
questo momento abbiamo sviluppato anche, finito di sviluppare in questi 3 anni la nostra cantina che conta circa 800 etichette. Una cosa virtuosa che accade qua in locanda da quando abbiamo aperto, ma anche da prima, devo dire che non abbiamo problemi di personale, seguendo anche il programma di Peace and Work della nostra associazione Territoria. Abbiamo da 4 anni lo stesso personale perché siamo come una famiglia, siamo riusciti a trovare un bilanciamento con gli orari, con la quantità di lavoro e la sostenibilità del lavoro stesso, e ci riteniamo davvero fortunati perché lavoriamo con grande serietà e dedizione, ma anche in un clima giocoso e di scherzo.